Ciao hackerine e hackerini, oggi parliamo di qualcosa di veramente subdolo, un tipo di attacco informatico che negli ultimi anni è esploso, ma che pensate un po' esiste addirittura dagli anni '80. Pensa se ti capita questo, è lunedì mattina, accendi il PC pronto per vedere il nuovo video di Cinnamon Sec, ma ad un certo punto vedi un messaggio sul tuo computer, i tuoi file ora sono nostri, vuoi rivederli? Paga. Tutto bloccato, tutto irraggiungibile, e l'unico modo per riavere i tuoi file è pagare. Questo, ahimè, è proprio lo scenario da incubo chiamato ransomware. Oggi parliamo quindi di questa minaccia, vediamo cos'è il ransomware, come funziona e soprattutto come possiamo difenderci. Il ransomware è quel fastidioso malware informatico che entra nel tuo computer e dice: ciao, adesso i tuoi file sono miei e se vuoi riaverli devi pagare, e non in euro, ma in bitcoin. Sì, è un tipo di malware, un programma fatto apposta per fare danni, che ti blocca tutto e cifra i tuoi dati, cioè li rende inutilizzabili. Quindi tutti i tuoi file, la tua dichiarazione dei redditi che ci è voluto 3 mesi per farla, le foto dei gattini e quelle al mare, sono trasformati in un ammasso di simboli incomprensibili. E per rimetterli a posto serve una specie di chiave, che guarda caso ha solo l'hackerino. E una volta che ti hanno cifrato i dati, ti chiedono pure il riscatto, proprio come nei film, quando prendono qualcuno in ostaggio e dicono: se vuoi rivederlo, paga. Solo che qui l'ostaggio sono i tuoi file. Ora attenzione, questa storia non è nata ieri, Il ransomware esiste addirittura dagli anni '80, quando ancora si usavano i floppy disk. Sì, quei dischetti quadrati che ormai vediamo solo nei musei della tecnologia o nei film vintage. Personalmente, mentre parlo, mi sento un po' vintage anch'io. Ai tempi, qualcuno ti spediva un floppy per posta, lo inserivi curioso nel PC e boom! Il computer si bloccava con una richiesta di riscatto tipo: manda i soldi e ti sblocco il PC. Beh, certo, negli anni '80 non c'erano ancora aziende con migliaia di computer connessi, e poi gli hackerini dovevano spedire i floppy per posta, un po' una seccatura per loro. Ma oggi la musica è cambiata. Il ransomware può arrivare in tanti modi, quasi come quell'amico sgradito che si presenta sempre all'improvviso, tramite email di phishing con link o allegati sospetti, siti internet poco sicuri o compromessi e chiavette USB misteriose trovate per strada. Mi raccomando, mai e poi mai infilarle nel PC. E soprattutto sistemi non aggiornati o configurati male. Una volta che il ransomware è dentro, cifra i tuoi dati rendendoli indecifrabili. Ma non cifra proprio tutto, perché altrimenti come ti mostrerebbe il messaggio di riscatto? Eh sì, è quasi gentile. Prima ti prende in ostaggio, poi ti lascia accendere il PC. Che cortesia. Il messaggio di riscatto arriva solitamente in un file di testo, pieno di istruzioni per pagare e pure per entrare nel dark web se non sai come fare. Sul sito dedicato, oltre al conto da pagare, trovi un timer che ti fa sentire come in un film thriller. Paga, entro o il prezzo raddoppia. E per non farti mancare nulla c'è pure una chat di supporto, tipo Amazon. Ma invece di dirti come possiamo aiutarti, c'è un hackerino pronto a contrattare sul prezzo del riscatto. E se paghi? Beh, potresti ricevere i tuoi dati o il programma per decifrarli, ovvero il programma che ti permette di sbloccare i tuoi dati usando la chiave del hackerino, per invertire la cifratura e rendere di nuovo leggibili i tuoi file. Oppure, se proprio ti va male, non ricevi niente. È un po' come lanciare una monetina. Testa, riavrai i tuoi file, croce, addio soldi e dati. E già che ci siamo, anche pagando potresti vedere i tuoi dati rivenduti ad altri. La ciliegina sulla torta proprio. E non è solo teoria. Il ransomware può mandare in ginocchio un'intera regione. Prendiamo la regione Lazio estate 2021. Tutto è partito dal computer di un dipendente in smart working. Probabilmente è bastato un click sbagliato, magari un'email ingannevole di phishing, per far entrare il ransomware. In pratica hanno sfruttato alcune vulnerabilità nei sistemi di sicurezza prendendo il controllo completo e bloccando tutto con il ransomware. I sistemi sanitari sono rimasti bloccati per settimane, niente prenotazioni, niente vaccini, niente referti. Immagina chi aspettava un esame urgente o un risultato importante. Tutto fermo. Una leggerezza piccola, ma un impatto enorme sulla vita di tutti noi. Anche senza pagare il riscatto, i danni sono stati pesantissimi e il ripristino lunghissimo e complicato. E la regione Lazio non è un caso isolato. Secondo il report mensile di giugno dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in Italia c'è stato un aumento del 20% degli attacchi ransomware rispetto ai 6 mesi precedenti. Forse ci colpiscono perché ci invidiano la pizza e il buon cibo, diciamolo. In Italia inoltre si discute una proposta di legge per multare le aziende che pagano i riscatti. Questo è un tema spinoso, quasi un dilemma. L'idea di fondo è giusta: togliere il guadagno facile a questi criminali perché pagando è come se alimentassi questi attacchi. È un po' come trattare con un rapinatore: se gli dai quello che vuole, tornerà. Se nessuno pagasse, il ransomware perderebbe gran parte del suo appeal. Però metti un'azienda piccola, senza backup, cioè senza quelle copie extra dei propri file che servono per ripartire in caso di emergenza. Un po' come avere un doppione delle chiavi di casa. Se perdi le originali, almeno non resti fuori. Se viene colpita e non ha un doppione da cui ripartire, l'alternativa al pagamento
fallimento potrebbe essere la chiusura definitiva. E tu cosa sceglieresti? Fallire o pagare i criminali? È una scelta drammatica. Anche pagando, come dicevo, è un terno all'8, ti danno i dati indietro? Forse. Il programma di decifratura funziona? Magari. Ti lasciano in pace? Non è detto, potrebbero tornare. Insomma, il quadro è complesso. Ora, per chi vuole capire un po' più nel dettaglio cosa succede dietro le quinte, un ransomware, una volta eseguito, fa alcune cose in rapida sequenza. Prima studia il sistema, fa una piccola ricognizione tipo spia, guarda cosa c'è e dove sono i dati importanti, poi si collega ad un server a distanza, chiamato C2, Command and Control. È come se chiedesse istruzioni al suo quartier generale. Qui riceve la chiave pubblica per cifrare i file, perché il ransomware usa crittografia a chiave pubblica e privata. In parole povere, cifra con una chiave pubblica che tutti possono avere, ma serve quella privata che ha solo l'hackerino per decifrare. E poi via! Inizia la cifratura dei file, uno dopo l'altro, e alla fine piazza la nota di riscatto, un messaggio con istruzioni chiare. Vuoi rivedere i tuoi file? Paga. Ma attenzione, il ransomware può anche restare in contatto con l'hackerino in tempo reale sempre tramite il server C2. Questo vuol dire che può ricevere nuovi comandi, oppure rubare e inviare indietro i tuoi dati. È come avere una linea diretta tra il tuo computer e l'hackerino. E questo è solo lo scheletro base, alcuni ransomware sono molto più evoluti. Infatti questi ransomware si sono evoluti con il tempo. All'inizio c'erano solo i locker, che bloccavano soltanto l'accesso ai computer. Fastidioso, ma almeno i tuoi dati erano salvi. Poi sono arrivati i crypto ransomware e lì è cambiato tutto. Cifravano direttamente i tuoi dati e questi sono quelli che vanno per la maggiore oggi. Ma la vera escalation è iniziata con la doppia estorsione. Ti cifro i dati, ma prima me li copio e rubo. Se non paghi, li pubblico online. Un danno enorme, soprattutto per aziende con dati sensibili. E ora siamo arrivati alla tripla estorsione, giusto per non farci mancare nulla. Oltre a cifrare i tuoi dati e a minacciarti, scrivono direttamente ai tuoi clienti o partner per dirgli: sai che abbiamo i tuoi dati? Paga anche tu. Oppure per completare l'opera lanciano altri attacchi per colpirti ancora più duramente. E poi c'è il fenomeno più preoccupante, il ransomware as a service. Suona tecnico, lo so, ma è semplice. In pratica gli hackerini diventano sviluppatori, creano il ransomware e lo affittano ad altri. Chi lo usa non deve essere un esperto, basta saper mandare un'email o usare un sito compromesso. Il resto lo fa il ransomware. E poi dividono i guadagni. È un po' come un franchising criminale, un po' come un McDonald's ma con i malware. Risultato? Un'esplosione di attacchi, perché chiunque può diventare un cybercriminale, anche senza scrivere una riga di codice. Ma quindi, se un ransomware colpisce te, che si fa? Prima regola, niente panico. E soprattutto, lo so, la tentazione è forte, ma non pagare subito. Perché, come detto, non c'è nessuna garanzia che ti ridiano i dati o che il sistema di decifratura che ti mandano funzioni veramente. E anche se te li ridanno, magari tra 6 mesi tornano, perché ora sanno che paghi. È come appendersi al collo un cartello con scritto cliente abituale. Inoltre, isola subito il dispositivo infetto, spegni il wifi, stacca il cavo di rete, scollega tutto, come se il tuo PC fosse un rubinetto che perde in casa. Se non chiudi subito, ti allaga tutto. E poi, controlla se hai un backup e contatta un esperto di sicurezza, qualcuno che sappia davvero dove mettere le mani. No, il cugino smanettone stavolta non basta. Però, come sempre, prevenire è meglio che contrattare con un criminale. E quindi, fai backup regolari, ma non sullo stesso computer, altrimenti come fare la fotocopia del passaporto e tenerla nello stesso zaino che ti rubano. Anche se un ransomware blocca tutto, con un backup puoi ripartire, ti salvi dai ricatti e ti rimetti in piedi. Il ransomware è una minaccia vera, seria e brutta, ma non siamo del tutto indifesi. La consapevolezza, un pizzico di attenzione e buone abitudini digitali sono le nostre armi migliori. Prevenire è meglio che pagare, sempre. E ora una domanda scomoda del giorno. Hai fatto un backup questa settimana? Se ti è piaciuto il video lascia un like, iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!